Bentornati al caffè letterario. L'uomo moderno, l'uomo romantico, tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, vive una grossa crisi a più livelli. L'uomo romantico si sente escluso dalla società ed è un problema storico. La società sta cambiando, il mondo sta cambiando, il paesaggio viene deturpato, nascono le fabbriche, le periferie si espandono, quindi la città stessa si allarga sempre di più. Tutto ciò che prima era a contatto diretto con l'uomo, la natura, sta sparendo, sta subendo delle modifiche enormi e quindi c'è una frattura anche con l'ambiente e infatti l'ambiente sarà fondamentale per un romantico, verrà interiorizzato e diventerà lo speculum anime, lo specchio dell'anima del poeta, perché rifletterà tutti i suoi sentimenti e le sue sensazioni immediate, ma è anche una spaccatura politica e sociale. L'uomo moderno, il romantico, viene escluso anche dalle varie classi sociali in quanto intellettuale e artista. L'artista non serve a niente, quindi viene emarginato perché non produce un utile. La società borghese ha una mentalità basata sull'utile, pensiamo già al Decameron di Boccaccio, è basata sull'arte della mercatura, quindi la logica del profitto. Tutto ciò che non genera un guadagno deve essere eliminato, deve essere allontanato. L'arte, come dirà Verga, diventerà un lusso per scioperati e infatti lo stesso Werther di Goethe viene emarginato sia dalla nobiltà che non lo accetta per pregiudizio di casta, di classe e soprattutto viene anche respinto dalla borghesia perché in quanto artista è un perdigiorno, non produce un utile ma perde il suo tempo dietro a vane speranze e a vane illusioni. Werther è perduto, no? Smarrito nelle sue riflessioni filosofiche, nelle sue meditazioni, pertanto non può essere utile per la società. L'arte, secondo la borghesia, è una merce pura e semplice, la pari di tutte le altre, pertanto viene venduta e acquistata a buon mercato. Pertanto la colpa dei borghesi, colpa che poi sottolineerà anche Baudelaire, è proprio quella di aver mercificato l'arte. L'artista è costretto a farsi prostituta perché come una prostituta anche lui deve vendere non il corpo ma la propria arte, il proprio genio creativo. A livello ambientale ormai il progresso, la macchina, l'industria, l'inquinamento dominano la scena e infatti la terra viene deturpata, viene imbruttita, viene perso quel contatto diretto che l'uomo aveva con la natura. L'arte diventa imitazione del bello, si fa mimesis con l'illuminismo e con il neoclassicismo, ma è una pura perdita di tempo, è soltanto un'illusione perché ciò che io tento di riprodurre ormai appartiene a un'epoca morta e sepolta che non tornerà mai più, pertanto imitare è un semplice tentativo di ripristinare un qualcosa che è andato perduto per sempre. E in questo clima il romantico, l'artista, nonostante queste fratture, continua a percepire una sensazione molto potente, molto profonda, continua a sentire, a desiderare qualcosa, quindi è proiettato verso l'infinito, è proiettato verso l'assoluto, perché sente, avverte dentro di sé questa sete insaziabile di conoscenza, di amore, di ricercare qualcosa che però neanche lui sa che cosa sia. È una ricerca infinita e incessante, cioè l'uomo sente di tendere verso un piacere assoluto, verso una felicità totale, somma, ma è impossibile arrivarci perché l'uomo ha dei limiti biologici e soprattutto è mortale, pertanto è destinato anche a perire, non può raggiungere quella felicità totale, quella conoscenza assoluta della realtà, ma può cogliere solo qualche frammento. Ecco il fallimento dell'illuminismo e della ragione. Il secolo dei lumi ha fallito perché non conosco più ciò che ricerco. La mia diventa una ricerca, una quête incessante, sì, ma vana, perché non conosco più neanche l'oggetto della mia conoscenza e della mia felicità. Quindi si continua a sentire, a percepire e ad essere spaccati, quindi anche interiormente, tra la ricerca di qualcosa di assoluto, questa tensione verso l'infinito, come dirà poi anche Leopardi, ma percepisco anche il mio limite, sono consapevole
che non potrò mai raggiungerlo. Ed è palese che questa frattura genera frustrazione, genera dolore, sofferenza e sicuramente porterà a due reazioni diverse. Da un lato al vittimismo, il romantico si sentirà vittima, quindi si percepirà come qualcuno che è stato escluso e che non può più intervenire per cambiare le cose, quindi è consapevole di aver fatto il suo tempo. Dall'altro lato invece ci sarà il titanismo, chi reagirà cercando di ribellarsi, di vivere una vita inimitabile, di vivere una vita all'eccesso e che tenterà di comunque superare i propri limiti perché vorrà tentare questa scalata all'assoluto ma non ci riuscirà. Ed è il caso di Faust, di Goethe, il Dr. Faust, colui che venderà l'anima al diavolo pur di raggiungere la conoscenza somma, totale. Ed è come un novello Ulisse, colui quindi che tenterà di superare, di sciogliere le catene dei nostri vincoli biologici e materiali. Nemmeno i romantici sapevano dare una definizione netta e precisa di romanticismo. Pensate che esistono più di 150 significati di questo termine, più di 150 definizioni. Lo stesso Schlegel, scrivendo a suo fratello nel 1798, scrisse: «Non ti posso mandare la mia interpretazione della parola romantico. Essa è lunga 125 fogli. Ognuno tenta di esprimere l'inesprimibile. Ripeto, è il fallimento della ragione. Il secolo dei lumi ha fallito perché non conosco più l'oggetto del mio desiderio». L'uomo si ritrova ad avere ancora questo forte desiderio, sente di tendere a qualcosa, di voler arrivare da qualche parte, sente di avere uno scopo, ma non conosce più l'oggetto della sua ricerca, della sua quête. E questo è il problema. Quindi bisogna distinguere per la parola romanticismo due categorie, se noi lo intendiamo come categoria storica oppure come categoria psicologica. Ecco, se noi lo intendiamo come categoria psicologica, allora il romanticismo non è più il semplice sentimento che prevale sulla ragione, non è soltanto dire al posto della ragione adesso prevale il sentimento, quindi l'uomo, una volta persa la fiducia nella ragione, passa ad analizzare e a studiare la propria interiorità. È una definizione banale, semplicistica, d'accordo che questa sua frattura lo condurrà verso una maggiore introspezione, è inevitabile. Se abbiamo detto che la frattura produce frustrazione e dolore e soprattutto sofferenza e disperazione, è chiaro che adesso la soggettività tornerà ad essere protagonista dell'indagine romantica, è ovvio, ma che cosa si intende realmente per romanticismo? Qual è il suo significato primigenio, originale? I tedeschi sono molto bravi in questo perché hanno terminologie specifiche e soprattutto termini diversi per intenderlo, e adesso ci arriviamo. Però il romanticismo è un fatto di sensibilità, il fatto puro e semplice della sensibilità. Il romantico chi è? È colui che è dotato di un forte sentire. Di nuovo ritorna quel concetto di sentire e meditare, quel sentire tipico di Manzoni e che significa percepire con i sensi. Quindi tutto ciò che conosco mi deriva da una conoscenza diretta della realtà, ma significa anche la capacità, quella facoltà emotiva di sentire, di percepire ciò che gli altri non vedono. Pertanto il vero significato del romanticismo qual è? È proprio tutto incentrato sulla sensibilità. L'uomo romantico è più sensibile degli altri, è uno stato permanente quindi di impressionabilità, di irritabilità, di reattività che derivano dall'essere maggiormente sensibili. È come quando noi diciamo al giorno d'oggi, essendo quella una persona troppo sensibile, soffre e sta più male degli altri. Ecco, è proprio questo. L'uomo romantico soffre, si percepisce come un emarginato, un escluso, una vittima, perché ha una sensibilità spiccata, più acuta di tutti gli altri, e per questo è portato ad essere maggiormente suscettibile, irritabile, impressionabile degli altri. Pensate a Werther, si stupisce, si esalta, si abbatte in un secondo
secondo in base alle differenti situazioni in cui si trova e non fa nulla per ridurre questo suo stato di eccitazione perenne, anzi trova sempre nuove situazioni, nuove occasioni per poter esacerbare ancora di più questo suo stato di insofferenza continua. Pertanto nell'uomo romantico domina quel senso di insoddisfazione perenne che non può essere colmato, però l'uomo romantico gode di questa sua insoddisfazione e non fa nulla per uscirne, e questa è la cosa importante. Werther, molto prima di conoscere Lotte, medita già il suicidio, cioè è già sofferente, è già condannato alla morte, perché sente che questa sua insoddisfazione non è colmabile, è una sete che non può essere placata, è un'arsura perenne, continua. E quindi tutta la sua sofferenza non è derivata soltanto dall'amore irraggiungibile non corrisposto per Lotte, è anche questo, ma è un qualcosa di molto più profondo. In realtà è una frattura sociale, perché Werther viene escluso da tutte le classi sociali, sia dalla nobiltà che dalla borghesia. Però ecco, è questo il vero problema: il romantico non riesce più a capire a cosa tendere, non conosce più l'oggetto del suo desiderio. Tradotto in termini moderni, l'uomo moderno, l'uomo attuale, perché già di questo si parla anche alla fine del Settecento, non sa più quale sia la vera felicità, non conosce più la meta del suo viaggio, non ha più uno scopo per cui vivere. Questo è il vero problema dell'uomo romantico ed è anche il problema grave della nostra società attuale. Viviamo senza più uno scopo, non sappiamo più qual è il nostro fine. Una volta tolto Dio, una volta tolti certi valori, certi ideali, l'uomo ha perso la sua meta. Anche oggi i giovani, perché sono esclusi dalla società? Perché non hanno più un lavoro fisso, una stabilità, una sicurezza per il futuro. Sono stati persi tutti quei punti cardine, tutti quei capisaldi, quelle ancore, quei porti sicuri che potevano guidarli verso una meta precisa. È quello che accade a Werther. Perché molti giovani si suicidano? Solo perché è bello il libro, quando l'hanno letto spesso si dice no, è un fenomeno letterario, pertanto i giovani leggendolo si vestono come lui e poi anche si suicidano. No, Werther ha successo perché Goethe ha colto il problema della sua società, che è attualissimo anche oggi, cioè i giovani erano esclusi dalla società e la nuova borghesia non può accedere alla nobiltà perché ovviamente non fa parte per nascita, quindi non fa parte di diritto di quella classe sociale, e infatti i nobili escludono chi non ha il sangue blu per nascita, ma dall'altro lato la borghesia stessa li esclude perché i giovani intellettuali, i filosofi o comunque gli artisti non producono un utile secondo la mentalità borghese, pertanto vengono espulsi anche dalla propria classe sociale e quindi si ritrovano senza meta in un mondo che non riconoscono più. Perché il romantico ama così tanto il passato? Perché ricerca le origini del mondo attuale nel Medioevo e anche nella grande classicità greco-romana? Per questo motivo, perché il mondo attuale non gli appartiene più, quindi il presente non gli appartiene, il passato però è irrimediabilmente perduto per sempre perché ne è consapevole, pertanto vive in uno stato di non vita, quindi si vede vivere e non vive più. È lo stesso concetto che poi ritroveremo anche in Pirandello. Faremo una lezione proprio sulla crisi dell'uomo moderno. Mattia Pascal non vive, si vede vivere, è uno spettatore della propria vita. È la stessa cosa che accade a Werther e non fa nulla per uscire da questo suo stato catatonico, da questo suo stato di insoddisfazione, perché non saprebbe neanche da che parte cominciare. Ecco perché arriva il suicidio, perché questa società lo rifiuta, il secolo in cui vive non gli appartiene più, perché l'artista poi ha anche perso il suo ruolo di guida, non è più il poeta avvate che può indicare dei valori universali da seguire alla società. Pertanto è costretto a prendere le due pistole Albert e a spararsi e a uccidersi. Ecco il suicidio, che però non ha niente di eroico, è un suicidio inevitabile, perché è proprio questa incapacità dell'uomo moderno di tendere all'assoluto, come dice anche poi Leopardi.
nella società attuale abbiamo costruito una siepe che mi impedisce di vedere l'orizzonte, non ho più la meta davanti ai miei occhi, non so più che cosa fare e di fronte a questa disperazione non resta che la morte. Ecco perché molti giovani leggendo il Werther si suicidarono, non perché non era corrisposto da lotte. Tutto quello che adesso noi abbiamo detto si può riassumere attraverso le parole che i tedeschi utilizzano per definire quello che in realtà è il vero concetto originario del romanticismo. Perché? Perché appunto il romanticismo non è inteso come Heimweh, che in tedesco significa nostalgia, cioè non è soltanto la nostalgia per quel mondo perduto, quella sensazione di malinconia, quello stato così di perdita, quel senso di perdita perenne. No, il vero significato del romanticismo, sempre inteso come categoria psicologica, è la Sehnsucht. Questo è il vero termine che sta proprio alla base, questo è il cuore pulsante del romanticismo. È chiaro che poi l'uomo romantico avverte la perdita e quindi soffre, abbiamo detto, no? Non ha più punti di riferimento. Tutto quello che abbiamo già detto è tutta una conseguenza, sono tutti effetti, però di che cosa? Della Sehnsucht. Questo è il cuore pulsante, è il centro nevralgico del romanticismo. E che cos'è la Sehnsucht? Sucht significa male e sen significa desiderio, quindi è il male del desiderio. Ecco, questo termine racchiude tutto ciò che definisce il romanticismo, perché è il male del desiderio, cioè un desiderare che però causa sofferenza. In un solo lemma la Sehnsucht dice tutto, è quel desiderio che non può mai essere raggiunto, è quella meta che non vedo neanche più, perché l'illuminismo ha fallito, perché non conosco più l'oggetto del mio desiderio, non so più dove tendere, ho costruito una siepe e non vedo più niente. È quella tensione all'infinito che genera uno stato di perenne insoddisfazione. Pertanto la Sehnsucht è proprio il male del desiderio, è un desiderare qualcosa ma non so più neanche io che cosa, quindi è un desiderio infinito, incessante, che però è inestinguibile e di conseguenza genera insofferenza, emarginazione, frustrazione e tutto quello che abbiamo già detto. Alla base, alle fondamenta dunque del romanticismo sta la Sehnsucht, il male del desiderio, quel desiderio irrealizzabile perché è indefinibile. Come dicevano anche i romantici, è un desiderare tutto e nulla ad un tempo, però è un desiderio incessante che trova in se stesso l'appagamento. Werther non fa nulla per uscire da questa sua sofferenza, l'uomo è vittima, è in crisi, soffre, spesso è anche malato e la malattia fisica o psicologica nasconde un problema, perché la malattia è sempre il sintomo di qualcos'altro. Però non fanno nulla per curarsi, perché l'uomo romantico può esistere soltanto in questa forma di vita, è il suo modus vivendi che lo identifica e che lo rende vivo, che lo rende tale. Senza questa crisi, questa sofferenza, non sarebbe più lui, non sarebbe più un romantico. L'artista quindi si abbandona sempre a nuove sensazioni e soprattutto cerca di trovare nuove situazioni che acuiscano e che possano esacerbare ulteriormente questo suo stato di insoddisfazione e di sofferenza. Ecco perché a un certo punto Werther è costretto a prendere le pistole e a spararsi, ecco perché poi anche Ortis alla fine deve pugnalarsi, perché è la società stessa che ha pugnalato al cuore i giovani e gli artisti, gli intellettuali, emarginandoli, non riconoscendo più loro un ruolo chiave, un ruolo importante nella società. Quindi è tutto ciò che poi ritroveremo anche nel decadentismo. Ecco perché non possiamo studiare la letteratura, la nostra storia divisa per settori, perché è tutto collegato. Questo discorso lo ritroveremo in chiave diversa, con un paio di lenti diverse, perché cambieranno poi le tecniche, i modi di rappresentare la realtà, ma quello che loro descrivono, romantici, illuministi, decadenti e anche veristi, è sempre la stessa realtà. Siamo sempre tra la fine del Settecento e poi tutto il corso dell'Ottocento. Pertanto
Pertanto, ripeto, alla base di tutto quello che abbiamo visto possiamo riassumere il romanticismo e sta quindi alla base la Sehnsucht. Questa è la vera chiave interpretativa e di lettura di tutto il romanticismo, il male del desiderio. Desidero, certo che desidero, voglio qualcosa, voglio delle certezze, voglio vedere oltre la siepe, ma non posso più farlo perché la società mi ha eretto quella siepe, mi ha impedito di raggiungere la mia felicità perpetua, ed è quello che poi porterà Leopardi a dire che il piacere è soltanto un'idea, perché è solo in interiore homine che posso trovare l'illusione della felicità attraverso l'immaginazione, attraverso la fuga in un ideale, in un mondo parallelo che costruisco con la mia fantasia, ma non è più la realtà vera, è soltanto un illudersi momentaneo. E infatti cosa dice anche nel Sabato del Villaggio? Che io sono felice adesso perché penso al domani, ma quando domani arriva non sono più felice, quindi è soltanto un'inutile illusione. La vita è soltanto quel pendolo che oscilla incessantemente tra il dolore e la noia. Pertanto l'anima è irrequieta perché vive in un tempo burrascoso. Tra la fine del Settecento e il primo dell'Ottocento abbiamo tutta una serie di enormi cambiamenti. Il passato è quel paradiso perduto, il paradise lost. Il presente non esiste più, è estraneo a causa di tutti questi cambiamenti. È il secolo della prima e poi della seconda rivoluzione industriale che poi avverrà nell'Ottocento. È il secolo quindi della bête humaine, come dirà poi Zola, della bestia umana, della ferrovia. L'Ottocento sarà il secolo proprio di questa locomotiva a vapore che porterà gli uomini ad accorciare le distanze, ma soprattutto a cambiare gli stili di vita. Perché la chiama bête humaine? Non è un realista, eppure la definisce ancora con gli occhi di un romantico, perché gli strascichi romantici non spariranno mai, e quindi il progresso, quell'inno a Satana di Carducci, si trasforma in realtà nella bête humaine, in una bestia, perché ha deturpato, ha distrutto non soltanto l'ambiente naturale, ma ha distrutto quel contatto diretto tra l'uomo e la natura, tutta quella magia, quel sentimento proprio spontaneo che collegava l'uomo alla natura, quindi quasi in una sorta di intimità mistica, è stato perduto. Ecco perché poi ci sarà la fuga dalla realtà, perché non riconosco più questa situazione, questa società, la disconosco, la rifiuto, la odio, e quindi mi rifugio dentro la mia psiche, in interiore homine, e tento inutilmente di ricreare quel passato, di studiarlo, di ricrearlo attraverso l'arte, ma è un'imitazione inutile, sterile. Quello che cercavo non esiste più. Ecco il perché Werther arriva a spararsi, non ne può più, non può continuare a soffrire in questo modo. Inteso come categoria psicologica, il romanticismo è una categoria eterna dello spirito. Questa insoddisfazione perenne che però mi porta a desiderare, voglio comunque raggiungere l'assoluto, perché l'uomo non ha mai perso questo suo impulso naturale, questo suo tratto genetico, desiderare qualcosa di migliore, avere un punto di riferimento, ma soprattutto tendere ad uno scopo. Se l'uomo non ha uno scopo è come se fosse già morto. È quello spettatore di Pirandello, è Mattia Pascal, che non vive ma si vede vivere. Cerchiamo di abbattere quella siepe e di ritrovare finalmente un senso alla nostra vita. Arrivederci a tutti, alla prossima lezione.